ti arriva la nuova Switch della Nintendo, sei tutto contento, inizi a giocarci, anche a metterci le mani un po' pesantemente, installare qualche hack e smette di funzionare per sempre. Diventa quella che viene chiamata normalmente un brick, un mattone, spenta da remoto senza poter mai più funzionare. Lo ha fatto Nintendo e lo ha fatto sulla base delle regole di utilizzo, sulla base del contratto che tu hai firmato, perché la nuova versione del contratto per l'utilizzo della console in via di uscita prevede proprio quello, la possibilità di disabilitarla definitivamente da remoto, ma anche la possibilità di registrare video di cosa stai descrivendo, dove stai chattando o come la stai utilizzando da utilizzare in remoto. Sembra una follia. Invece è esattamente quello che sta succedendo e ne dobbiamo parlare un filino bene, perché lo sbilanciamento dei poteri tra l'utente che usa un device che pensa sia suo e chi ti vende il device, che in realtà continua a sostenere che ti sta solo dando una licenza, sta diventando sempre più importante fino a dei livelli davvero da attenzione. Ne parliamo però bene adesso in qualche minuto. Io sono Matteo Flora e questo è Ciao Internet. Ciao Internet. EULA, End User License Agreement, gli accordi di utilizzo su un dispositivo, su un videogioco, eccetera, eccetera. E con l'ultimo aggiornamento dell'accordo Nintendo mette le mani un po' avanti. Perché mette le mani avanti? Perché sancisce per iscritto che l'uso non autorizzato dei suoi prodotti digitali può portare al brick della console, cioè alla disabilitazione di questa console che non funzionerà più in nessuno dei giochi o con nessuno dei giochi che ho anche legalmente acquistato. Non è una cosa nuova, era già successo in alcune console, non solo della Nintendo, anche della Sony, la possibilità di bannare l'utilizzo di quella console semplicemente da alcuni giochi online. Se ti trovo a provare a barare o se ti trovo a provare a copiare illegalmente quel gioco, il server con cui tu giochi non ti fa più entrare. Però è una cosa un attimo diversa da un certo punto di vista, è il non usare un servizio online di gioco se ho provato a barare, l'altro è rendere inutilizzabile la mia console. E addirittura negli Stati Uniti è bello pesante questa cosa, perché nella formulazione statunitense della licenza d'utilizzo Nintendo si riserva il diritto di bloccare tutto senza mezzi termini. Allora, il focus di questa cosa è abbastanza banale, è una lotta feroce alla pirateria e dell'emulazione. Perché? Perché buona parte di queste console hanno a bordo o qualcuno ha creato del software o dell'hardware per fare in modo di utilizzare giochi copiati. Ma in questo caso chi viola gli accordi di utilizzo rischia di rimanere a bocca asciutta letteralmente. Non solo. Parallelamente Nintendo ha aggiornato anche la privacy policy di Switch 2, che ora può registrare video e chat degli ultimi 3 minuti in caso di segnalazione per un ambiente online sicuro. Questo perché ha a che fare ancora una volta con la possibilità o meno di avere comunicazioni che spesso sono cifrate. In caso di segnalazione, ad esempio del fatto che sto maltrattando qualcuno, che sto minacciando qualcuno, sto facendo grooming su un minore, il sistema prende evidenza e lo manda online, perché altrimenti non sarebbe più possibile vedere che cosa sta facendo l'utente con la sua piattaforma. Ma dall'altra parte è uno strumento estremamente potente, la possibilità direttamente fatta nel device che un qualcuno possa in qualunque momento registrare tot minuti di come lo sto usando e rimandarli, lascia aperti più problemi secondo me che soluzioni. Soprattutto perché ogni volta, ma questo lo continuiamo a dire, ogni volta che qualcuno lascia aperta una backdoor, ogni volta che qualcuno lascia aperto la possibilità di fare qualche cosa anche con codici, non codici eccetera, è una porta aperta che un malintenzionato, se studia abbastanza e magari anche abbastanza fortuna, può venire a ritrovare e utilizzarlo per un secondo fine.
e ovviamente in questo caso il malintenzionato potrebbe anche essere un governo nazionale. Oltre a questa parte che è quella che spaventa me, le problematiche in questo caso sono una sorta di moda. Una moda che non mi piace particolarmente, dove gli utenti sono sempre meno proprietari dei dispositivi che comprano. Tra DRM, le licenze, sistemi di blocco locale, il mio comprare una console sembra, devo dire la verità, molto più un affitto che non una vendita. E Nintendo ci sguazza su questa teoria, si chiama teoria del digital ownership, ne parla da tanto tempo, se volete in italiano, Stefano Quintarelli. Ma in questa teoria del digital ownership, che ti dice che sempre più tutto il mercato si sta spostando verso servizi che possono essere disabilitati invece che non prodotti, Nintendo la schiaccia un po' come Super Mario con il funghetto. Il possesso stesso è diventato virtuale e revocabile. Si apre una questione non solo legale ma anche etica enorme, cioè su quanto può spingersi una tech company nel controllare e nel prendere possesso di hardware e dati personali. Dall'emulazione al video nella chat, il confine tra sicurezza, privacy, copyright e sorveglianza, soprattutto sorveglianza massiva, lo capite anche voi, sta diventando sempre più sottile e sempre più scivoloso. Dalla prospettiva di tech policy, tutto questo è un enorme palo in testa, diciamo in testa, e un caso di scuola per un legislatore che è sempre lento, ok? Con le big tech sempre più avanti e il legislatore che spesso, quasi sempre, è troppo lento nel stabilire quali sono i limiti per i diritti del consumatore. Le misure antipirateria, infatti, si devono scontrare e si scontrano, per la carità del cielo, con i diritti dell'utente e l'aspettativa, anche se mi rendo conto che è sempre più illusoria, di essere padrone del mio device e poterci fare più o meno quello che voglio, compreso scatafasciarlo a terra, per la carità. E le implicazioni però di queste cose sono legate anche al mondo della sicurezza, perché il controllo remoto dell'hardware aumenta la potenziale pericolosità. Certo, in un mondo ideale no, perché questa cosa a codici lo può gestire solo chi... Sì, sulla carta sì, ma abbiamo visto troppe volte malware, exploit, errori, uscita di password eccetera, che finiscono stranamente nelle mani dei soggetti sbagliati. E io lo capisco che la psicologia della paura, cioè la minaccia del ti faccio breaking, è una potente leva dissuasiva, ma quanto è accettabile passare dalla fiducia implicita alla punizione automatica? Non lo so, so che l'equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale e i diritti del consumatore sembra essere sempre più sbilanciato e saltato dalla parte della protezione dei diritti delle major. E secondo me vale la pena un attimo fermarsi a prendere una boccata d'aria e pensare cosa significhi comprare qualcosa nel digitale e se non ci sia forse bisogno di ribadire il concetto di proprietà davvero ancora una volta, anche per casi stupidi come questi. Come consumatori e come società credo che dovremmo pretendere in primo di una trasparenza e dei limiti reali a dove finisce il controllo e inizia la proprietà personale. E non ce l'ho particolarmente con Nintendo, sia chiaro, perché questo sistema di ownership condizionata, di proprietà condizionata, è più o meno pervasivo, dalla musica ai videogiochi, alle entrate, ai sistemi operativi, e sì, si parte da una console che per una riga storta nel contratto prendo e butto via, ma si muove abbastanza velocemente ai cellulari. O almeno così penso io, ditemi cosa ne pensate voi. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, c'è anche la newsletter se volete, e tutto qui, dai. Iscrivetevi più che altro, così arriviamo a 100.000. E come sempre, anche questa volta, grazie mille per avermi ascoltato ed estate parato.